Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere i movimenti affettivi per il primo semestre del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist del canale, nell'oroscopo annuale e stagionale. Quindi sono andata a riprendere le stesse energie della seconda linea e avevamo la carta della luna come energia generale, dopodiché avevamo una regina di spade, un re di bastoni, un asso di pentacoli, la carta del mago, un 4 di bastoni e poi era uscito in più un cavaliere di pentacoli e io l'avevo tenuto e l'ho ritirato fuori. Allora, con questa regina di spade, ragazzi, sento che si potrebbe fare riferimento a una figura nella vostra vita, che per molti fa riferimento a una madre, per qualcun altro fa riferimento alla partner. C'è comunque una sorta di atteggiamento, nel caso non sia una persona, diciamo, vicino a voi, ma sia la vostra energia di determinazione con questa regina di spade. C'è una sorta di freddezza in relazione a una certa persona o situazione. Quando c'è la regina di spade, normalmente mm, l'energia è quella di tagliare quello che non serve più senza farsi prendere troppo dai sentimentalismi. Lo andiamo dopo a vedere con i mini tarocchi. Per quello che riguarda questo re di bastoni, allora, se non avete nessuno, sento che potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere il o la vostra partner se siete già in una relazione. Sento comunque, anche grazie a questo asso di pentacoli, un nuovo tipo di passione, mi verrebbe da dire. Probabilmente con questa regina di spade ci si alleggerisce di qualche cosa e si è pronti per iniziare con un nuovo tipo di entusiasmo, questo progetto, questo seme, che è già stato piantato in realtà. Quando c'è il re di bastoni si parla di una forte capacità di comando, sia sulle proprie forze interne che esterne, diciamo. Ok, abbiamo poi anche la carta del mago e parla di nuovo di inizi, di azione, di movimenti, anche di capacità di manifestazione. È una carta che vi ricorda che avete tutte le caratteristiche necessarie per realizzare la vostra realtà, quello che voi volete manifestare, insomma. Dopodiché terminiamo con un 4 di bastoni e questo cavaliere di pentacoli. Il 4 di bastoni è una bellissima carta. Parla di accordi proficui, felici, parla di celebrazioni, parla di contratti anche. E il re di pentacoli potrebbe essere anche qui una persona con la quale magari appunto si mette su casa, in qualche caso, si stabiliscono dei contratti, può essere anche un matrimonio. Diciamo che con il 4 di bastone è più un matrimonio di rito civile piuttosto che religioso, però è un contratto, è un accordo, è un'unione proficua e prosperosa ed è un'unione, mi verrebbe da dire, che va avanti in modo lento ma concreto, con delle basi solide. Andiamo a vedere carta per carta con i mini tarocchi, così vi dico qualche cosa in più, vi spiego meglio, insomma, di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un gruppo ampio, quindi è facile che non risuoni tutto. Se volete completare il messaggio o se per caso non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, la regina di spade è spiegata da un cavaliere di pentacoli al contrario e da un 10 di coppe al contrario. È un po' come se ci fosse questa sensazione di non completamento, di non andare molto avanti in quello che è la relazione. Può essere, se per caso per voi risuonasse come una madre, che metta un po' lo zampino in quello che magari è la vostra attuale relazione, piuttosto che vi faccia vedere, perché quando c'è la regina di spade è sempre una persona che fa le liste, io dico, no? I pro e i contro, una persona determinata che semplicemente valuta in modo logico la situazione. Ed è un po' come, scusate,
o con questa persona non ci fosse quel reale appagamento familiare, non si andasse poi molto avanti, oppure può essere che questa persona vi illumini su quello che è quello che vi manca da un punto di vista della famiglia, del completamento, che cosa non riuscite a concretizzare. Andiamo avanti, vediamo il re di bastoni, abbiamo un 5 di spade al contrario e un 7 di bastoni al contrario. Sì, diciamo che è un po' un prendere un certo tipo di posizione nei confronti di qualcuno. Sento che con queste due carte qui non si è più disposti, diciamo, a scendere a compromessi, non si è più disposti, ci si prende la responsabilità anche un po', no? Nei confronti di questa persona o delle proprie scelte o della situazione che state vivendo o che andrete a vivere, insomma. Ehm, Non è un passaggio, diciamo, complicato, è più un guardarsi dentro, mi viene da dire, in modo logico, in modo obiettivo e smettere di contrastare certe energie. Andiamo avanti con l'asso di pentacoli, perché l'asso è sempre un nuovo inizio. Qui abbiamo un 2 di pentacoli al contrario e un 4 di coppe al contrario. Ecco, probabilmente qui qualcuno sta aspettando un dono, un aiuto, una spinta, mi viene da dire, o si sta aspettando, come vi dicevo all'inizio, che questo seme germogli, perché qui è già stato fatto un lavoro, in effetti questo è un re, quindi c'è già stato un lavoro di crescita in quello che è la situazione o la relazione che state vivendo. E diciamo che con questo 2 di pentacoli al contrario sembra che le cose stiano fluendo, stiano andando per il verso giusto, però in realtà, come è vero che avete il 10 di coppe al contrario, c'è anche il 4 di coppe al contrario, si aspetta qualche cosa. Andiamo a vedere questo mago. Abbiamo un 7 di pentacoli, re di pentacoli, fante di spade e re di spade. Mm. Interessante perché abbiamo tante figure e qui è come se ci si decidesse a fare qualcosa. Perlomeno da un punto di vista mentale, mi viene da dire, perché comunque Sette di Pentacoli è una carta che parla di attesa, è una carta un po' statica in realtà come energia. Però ci sono diverse figure. Mm. Andiamo avanti, vediamo le ultime carte, magari riesco a dirvi qualche cosa in più rispetto a queste che sono appena uscite. 9 di coppe al contrario, 2 di coppe. Datemi una carta anche per il cavaliere di denari. Asso di spade al contrario. Ho come la sensazione che qui ci siano due situazioni in ballo e una è da tagliare. Una situazione potrebbe riguardare una questione vecchia in sospeso, perché quando c'è la luna, son sempre situazioni che ritornano un po' a galla, magari paure o proiezioni anche, perché no? Quindi qui c'è da tagliare, sento, con, con- con una relazione, ragazzi, che non è detto sia la relazione romantica, può anche essere semplicemente, se per esempio questa regina di spade per voi rappresentasse una madre un po' castrante, un po' fredda, un po' distante, che non fa passi nei vostri confronti, sento che qui è un po' come il dover separarsi da questo tipo di energia, no? Però guardate, alla fine si termina con un 2 di coppe e un 4 di bastoni. E un po' avendo questo 9 di coppe al contrario, come se ancora non foste soddisfatti. C'è un'unione, c'è... Mi viene da dire proprio una sorpresa. Può anche essere, appunto, sento due cuori e una capanna. Magari per qualcuno risuona. C'è quest'unione perché c'è il due di coppe, quindi c'è un incontro. Per qualcuno si parla proprio di un fidanzamento e potrebbe essere questo re di bastoni. Però, avendo questo asso di spade al contrario, è come se mancasse un detto,
qualche cosa che non è stato detto, che non viene detto. Non tutti amano la famosa frase ci fidanziamo o stiamo insieme, o certe volte c'è solo bisogno di lasciare che le cose fluiscano e di sentire che il sentimento e l'emozione maturi pian piano. Ok, ragazzi, andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi e anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa può uscire magari a febbraio, non è detto che per tutti succeda a febbraio, per qualcuno magari potrebbe succedere a marzo, per qualcun altro già a fine 2022 e per quello che sarebbe importante rivedere poi le stese durante il primo semestre, ok? Va bene, andiamo a vedere come partiamo. Wow, fante di coppe, direi che partiamo con una proposta, una chiacchierata, qualcuno che si fa avanti, qualcuno che potrebbe anche promettervi qualche cosa, diciamo così, perché comunque con il fante di coppe molte volte viene associato a qualcuno che viene a fare delle scuse. Se consideriamo che c'è la luna, per un piccolo gruppo di voi risuona, ma visto che non sento molte situazioni di conflitto in questa stesa, sento che è veramente per pochi. Si tratta comunque di quello che è un passaggio in avanti, appunto, una comunicazione, un inizio, potrebbe anche essere l'incontro di cui ci parla questo 2 di coppe. Il 9 di coppe ce l'avete a febbraio, quindi qui sento che c'è una sorta di appagamento. Magari non vi sentite proprio completi, però direi che febbraio prospetta bene. E anche marzo, vedendo questo 6 di spade, perché il 6 di spade, di bastoni, scusate, il 6 di bastoni è la carta del leader, di colui che ha un successo, è la carta della vittoria, di qualcuno che riceve un riconoscimento. E vi dirò che lo vedo qui con il 4 di bastoni, o anche il dono. Abbiamo la morte al contrario per aprile, quindi vi dico che qui c'è bisogno di rigenerarsi, c'è bisogno di lasciare indietro determinati atteggiamenti che secondo me arrivano dal passato e per quello che avete anche la regina di spade, c'è da tagliare. Cercate di magari non farvi prendere troppo dalle emozioni e vedendo la luna mi viene da dire dalla paura. Tagliate con le paure, ma poi andremo a spiegare meglio anche questa linea. Ok, andiamo avanti, vediamo che altro. Abbiamo un fante di pentacoli per maggio e un 2 di coppe per giugno. Wow, 2 di coppe, 2 di coppe, 4 di bastoni. Qualcuno alla fine del periodo non sarà più solo, mi viene da dire. Credo che qui ci sarà una conoscenza all'inizio dell'anno, nel caso siate single. Ehm, E nel caso siete in coppia potrebbe essere un'offerta particolare, un dono che vi verrà offerto da parte del vostro partner. Magari siete voi che fate questo tipo di offerta. Comunque, diciamo che questo movimento del fante di coppe dà il passo a questo 9 di coppe, quindi a questo appagamento, a questa soddisfazione che sentirete. Ehm, sì, vi sento proprio vittoriosi. E qui abbiamo anche questo fante di pentacoli che secondo me, perché qui son 2 fanti. Allora, o fanno riferimento a una persona che conoscerete, mhmm, sento che avrà già un buon tipo di lavoro e di posizione sociale, ma forse è una persona un po' timida, un po', mi verrebbe da dire immatura da un punto di vista emotivo, perché comunque con il fante di coppe è sempre una persona che si fa prendere dai facili entusiasmi, è una persona che si emoziona subito, parte con la testa, con la fantasia e poi, ah sì, facciamo questo, facciamo quello, senza rendersi conto poi che in realtà crea delle aspettative nell'altra persona e quindi magari se poi queste non vengono soddisfatte l'altra persona ci resta male. Non lo fanno intenzionalmente, lo fanno perché sono proprio così, si fanno prendere dall'entusiasmo del momento. E qui in realtà vedo qualcuno che è fortemente, mm, come vi posso dire? Ha una fortissima dedizione per qualcosa o per qualcuno. Quindi questo fante di pentacoli potrebbe rappresentare voi nei confronti della coppia o l'altra persona nei confronti della coppia. Mi interessa poi vedere dopo questa morte. Adesso cominciamo con il fante di coppe. Abbiamo un 3 di pentacoli no, scusate, 5 di pentacoli al contrario e 5 di coppe. Sì, può essere che siano delle scuse per qualcuno, ragazzi.
perché qui c'è stata una perdita, c'è stato una delusione comunque, quindi per qualcuno si può trattare veramente di un ritorno dal passato, visto che comunque abbiamo anche questa luna, ehm, e magari di un vostro ex, se è quello che volete voi. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Il Papa, ecco il riconoscimento che arriva, e qui lo vediamo anche nel 6 di bastoni. Vediamo un'altra carta. E l'imperatore. Mhm. Sì, e il fatto che ci sia un 9 di coppe, non un 10 di coppe, sento che è perché a livello personale avrete una sorta di rivincita, una sorta di... probabilmente se questa persona viene a scusarsi con voi, non è detto che sia un fidanzato necessariamente, un ex fidanzato, potrebbe anche essere un amico o un figlio. Adesso poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Ehm, per molti è un figlio. Però ecco, sento in un certo senso che va bene, ho ricevuto le scuse da un punto di vista, diciamo, verbale, quindi ho già questo tipo di appagamento da un punto di vista personale, ci si sta riavvicinando, però adesso ho bisogno di vedere qualche cosa di concreto, che è quello che non si vede avendo l'imperatore al contrario a febbraio. C'è una sorta di riavvicinamento, una sorta di riappacificazione e di soddisfazione personale da parte vostra, eh. Andiamo a vedere 6 di spade, di bastoni, 10 di bastoni al contrario e 3 di coppe al contrario. Sì, sento che questa sorta di soddisfazione personale che inizia a febbraio continua a marzo, perché fondamentalmente ci si accinge a lasciare indietro quel ciclo di cui ci anticipa qui la morte ad aprile. Probabilmente c'è stata qualche energia che si è intromessa, mi viene da dire, nella vostra relazione, ripeto, che sia romantica, che sia lavorativa, di amicizia familiare. È come se c'è un ciclo da chiudere qui con questo 10 di bastoni al contrario, ci sono certi pesi, certi sensi di colpa e certe aspettative che è giusto restituire al mittente. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 7 di coppe e la luna. Ecco, qui sento che è necessario per voi fare un lavoro proprio per quello che riguarda le aspettative che dovete lasciare indietro. Qui vi rendete conto che probabilmente ehm, c'era qualche cosa che strideva, qualche cosa che grippava e diciamo che verso aprile, secondo me, vi renderete conto di quali sono state o quali sono le vostre proiezioni, le vostre paure, le cose che vi bloccano, il motivo di determinati comportamenti, cioè il fatto che voi magari vi comportiate in un certo modo è una conseguenza del fatto che abbiate paura di perdere quella persona, perché magari avete voi una paura, una ferita, diciamo, di rifiuto, di abbandono da curare e ancora da guarire. Nel momento in cui riuscite ad acquisire fiducia nell'altra persona, anche quel tipo di paura cessa, di conseguenza il vostro modo di comportarsi cambia. E sento che, guardate, è positivo andiamo a vedere il Fante di Pentacoli, perché il Fante di Pentacoli è la carta dell'apprendista, dello studente, di colui che si dedica anima e corpo. E potrebbe essere proprio la persona, guardate, la quotidianità, il giorno per giorno, con l'otto di Pentacoli, la regina di coppe, il 4 di spade, la carta degli amanti, il re di bastoni che abbiamo di nuovo qui. Ragazzi, sento che per qualcuno arriverà una persona veramente importante che vi darà la possibilità di conoscere l'amore vero, eh. E abbiamo due volte il due di coppe, la carta degli amanti. La sento una bella stesa, la sento veramente una stesa carica. Andiamo a vedere l'ultima carta, andiamo a vedere il 2 di coppe, perché comunque poi abbiamo gli amanti e il re di bastoni. Sento che probabilmente questa offerta può anche essere una conoscenza, un nuovo incontro, perché vi ripeto, avete anche i due
il 2 di coppe, quindi può essere un incontro anche nuovo, perché comunque abbiamo l'asso, si parla di nuovi inizi, abbiamo il mago, si parla di nuovi movimenti. Però è proprio questo lavoro quotidiano che verrà fatto o sulla relazione, o se non avete nessuno, proprio per adesso non conoscete nessuno, calcolate che qui si sta parlando di maggio, però se per quella data non aveste ancora conosciuto nessuno per cui valesse la pena, vi dico che sarà un lavoro che voi farete su voi stessi, un lavoro minuzioso di autoanalisi delle emozioni, dei vostri punti deboli, di quello che sono le paure, come vi dicevo prima, e si ritroverà una sorta di equilibrio di potere personale con questo re di bastoni, ok? Andiamo a vedere il 2 di coppe. Re di pentacoli e 4 di pentacoli al contrario. Ragazzi, il re di pentacoli è sempre una persona generosa che arriva in aiuto, arriva per portare un dono. Io sento che ci sarà un incontro ricco, un incontro prospero, ci sarà la volontà anche di andare avanti in modo molto lento, ma molto concreto. E veramente sento che da parte di entrambe potrebbe esserci una relazione in armonia, in equilibrio, con amore ricambiato. Mi verrebbe quasi da dire sana o comunque che guarisce, che sana, perché il 4 di spade è sempre una carta che fa riferimento al prendersi un periodo per ricaricare le pile, per rigenerarsi, sia da un punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Mm. Credo che questo 4 di spade vi serva per riprendervi da questa morte. Tenete presente che la morte è al contrario, quindi in realtà non è un qualche cosa eh, di tragico, sento che succede, ma è più un ritornare al passato, secondo me, rivalutare il passato o ripensare, insomma, al passato, cercando di togliersi quelle che sono state le proiezioni. Allora, per qualcuno sento che ci sarà un nuovo inizio con una persona che ritorna, fondamentalmente. Per qualcun altro invece sento che è una persona nuova, perché comunque abbiamo due carte numero uno, ehm, e potrebbe essere veramente una bella relazione, ragazzi, ma inizia un po', diciamo, a rallentatore. Ehm, più perché voi avete bisogno, secondo me, di darvi un valore, avete bisogno di scoprire prima voi stessi, di trovare il vostro potere personale. Però diciamo che è un lavoro che secondo me si conclude a primavera iniziata e verso l'estate andiamo veramente, veramente verso quello che sarà un periodo prospero per voi. Andiamo a vedere che cosa hanno da dire gli angeli del cuore per darvi un ultimo consiglio. Ragazzi, per qualcuno sento che si inizierà un nuovo hobby, un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo e sento che per molte persone può essere o un percorso di tipo olistico, quindi magari, non lo so, molte persone potrebbero iniziare a leggere i tarocchi, piuttosto che lavorare con la terra, iniziare a seminare, a piantare o fare lavori creativi, tipo la pittura, la scultura, proprio il creare. È come se fosse una sorta di, di sogno che state cercando di realizzare, o come questa sensazione per qualcuno. E può essere un sogno con magari un partner o una partner. Mi parlano di bed and breakfast. Ditemi se vi risuona nei commenti, perché comunque il 4 di bastoni fa anche riferimento ai contratti, anche quelli lavorativi. E comunque ho molte carte di sogno compiuto. Ho questo 9 di pentacoli, ho la carta del dono, ho la carta di 9 di pentacoli, no, 9 di coppe, 9 di coppe ce l'ho anche qui. La carta della luna due volte parla di sogni.
Ok, vediamo un po'. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno all'amore. È un po' come dire vibrate alto. Più vibrate alto, più attirerete energie alte. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like. Se volete supportare il canale, potete iscrivervi, commentare, condividere, potete lasciare una donazione, potete guardare il video fino alla fine e non saltare la pubblicità. Ogni tipo di supporto è importante per me. Quindi io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!